Ciao da Gabriele di Stati Calmo, il canale di statistica che ti aiuta a prendere decisioni più rigorose. Oggi parlo di un fenomeno che negli ultimi anni se la passa piuttosto male, il matrimonio in Italia, inteso come frequenza. Come avrai letto dal titolo, suppongo che la presenza del matrimonio risulta associata alla presenza dell'amore. Questa, se vogliamo, è un'ipotesi forte del video. Le ipotesi forti di solito si possono confutare facilmente rispetto invece alle ipotesi deboli che vanno molto bene per la maggior parte dei casi. Ti sto mostrando la serie storica dei matrimoni con almeno uno sposo straniero e vedi che si passa da circa il 7% a circa il 16%, ma anche i divorzi sono cresciuti. Immagina che vorresti trovare l'amore, ti potresti domandare se ti conviene cercarlo tra le donne italiane o le donne straniere. La risposta arriverà a pezzi. Innanzitutto da qua vediamo che la popolazione straniera negli ultimi 20 anni circa è quasi triplicata, a fronte di un aumento dei matrimoni misti di circa il doppio. Andiamo però a vedere le caratteristiche di questi matrimoni misti. Io mi concentrerò più che altro sull'uomo perché so che questo canale lo guardano a prevalenza uomini. Questo articolo ci dice che i matrimoni misti ammontano a questo totale e quasi 3/4 riguarda lo sposo italiano, quindi l'uomo. Ci si potrebbe chiedere perché questo fenomeno coinvolge per lo più l'uomo. Secondo me ha a che fare con delle differenze di genere che certe correnti del femminismo tendono a nascondere, ma questo è tutt'altro discorso che non c'entra neanche con le finalità di questo video. Dove è più facile trovare l'amore, inteso come nazionalità della sposa? E anche qui è la stessa ipotesi forte di prima. Al primo posto abbiamo le donne rumene, nel secondo caso le donne ucraine, ma secondo me questo valore crescerà a causa dei rifugiati della guerra, e vale lo stesso discorso per le russe, perché anche in Russia, da quando è scoppiata la guerra, un sacco di gente se ne va perché essenzialmente ne ha le scatole piene per come Putin gestisce il suo paese, soprattutto per le donne più istruite. Quindi qua già abbiamo una risposta del video. Dove è più facile trovare l'amore? Essenzialmente nell'est Europa, per un uomo italiano. Ci si potrebbe chiedere il perché, e qui si va su un terreno molto più scivoloso. Io ho trovato questa mappa che presumibilmente arriva da qualche sondaggio che non ha una metodologia messa in risalto, ma effettivamente qualcosa qua dentro torna, cioè l'Est Europa per una serie di motivi, io aggiungerei anche culturali, ha un fascino verso l'Italia. Poi secondo me qua subentra anche il discorso puramente economico di domanda e offerta, nel senso che in Italia c'è scarsità di certi tratti fenotipici, ad esempio bionda, occhi azzurri, se non delle parti del sud Italia dove abbiamo avuto i normanni, e quindi per un discorso di scarsità si tende a preferire le persone che hanno una nazionalità con questi tratti. Tra l'altro questo titolo è abbastanza vago, nel senso che qua non dice la preferenza per il maschio o la femmina, ma è una cosa ancora più generale. Troverai varie versioni di questa mappa e vedrai che grosso modo tutte sono concordi riguardo i paesi di riferimento, cioè la Russia, l'Ucraina e la Romania. Poi ovviamente non vedrai mai fra i matrimoni ai primi posti la Norvegia e la Svezia, semplicemente perché hanno meno persone, quindi i numeri assoluti dei matrimoni risultano anche inferiori rispetto ai paesi ovviamente più popolosi. Andiamo a vedere ulteriormente i dettagli, e gli sposi italiani hanno 41 anni e le spose straniere 32 anni. Sarebbe interessante capire se chi sceglie di sposare una straniera è già possibilmente al secondo matrimonio. Io a guardare quest'età direi proprio di sì. Poi io trovo molto interessante invece che per le donne è il contrario, ma ripeto, questo è un video più che altro per gli uomini. Andando avanti, vediamo un po' una serie storica non completa di cosa? Dei matrimoni fra italiani, e vedi che qua semplicemente è un crollo che ha anche ripercussioni su tutto l'indotto collegato ai matrimoni.
mentre invece i matrimoni visti tutto sommato risultano costanti. Ma come dicevo, questa è una serie storica incompleta, abbiamo 12 anni. Per avere la serie completa dobbiamo fare una cosa, cioè andare sul sito dell'Istat. Bisogna fare un po' di disposizione degli assi, sistemare gli anni, togliere i territori e abbiamo una visualizzazione dati un po' più difficile da leggere ma completa, cioè abbiamo tutti gli anni disponibili dal 96 al 2021. Anche qui entrambi italiani si parte da questa cifra e si arriva a quasi la metà, mentre invece almeno uno sposo straniero si parte da 11.000 e si finisce a 24.000, che è oltre il doppio. Per quanto riguarda sposo italiano e sposa straniera si parte da 7.000 e si finisce al doppio. Quindi questo cosa ci potrebbe suggerire? Sottolineo il potrebbe, che evidentemente per il maschio italiano la femmina italiana ha perso attrattività. Evidentemente la donna straniera è più interessante di quella italiana per una serie di ragioni estremamente variegate, che veramente vanno dalla sociologia alla psicologia a chissà quanti altri argomenti. Quindi, caro ascoltatore, se hai oltre 30 anni, sappi che lo sposo italiano medio che sposa la straniera ha 40 anni. Quindi, se il tuo primo, presumo, matrimonio fallirà, saprai a quali nazionalità rivolgerti per avere un matrimonio più piacevole. E se anche tu vuoi un cupido statisticamente basato, no, semplicemente il video si conclude qua. Aggiungo soltanto che, come ho fatto presente in altri casi, navigare l'Istat è innanzitutto non proprio immediato, ma anche se comunque poi personalizzi l'interrogazione alla base di dati diventa molto pesante. Tu non la senti, ma io sì, ho il processore del mio computer che ha la ventola ben oltre al 60%. Questo perché purtroppo, secondo me, non è un sito particolarmente ottimizzato. Ti saluto e alla prossima. Ciao!